Salve a tutti. E allora vi vado a proporre un articolo che vi può aiutare nella lavorazione dei condotti. Quindi eh, normalmente si vanno a eseguire durante la lavorazione dei condotti nei vari passaggi della lavorazione. Ci possiamo aiutare con dei tamponi autocostruiti a diverse misure per poter rilevare le diverse misure della sezione dei condotti. In questo caso, quindi normalmente dobbiamo di volta in volta inserire i tamponi per vedere a che punto siamo nella lavorazione. Ho trovato qualcosa che vi può anche aiutare e io l'ho preso anche in questo caso per avere un vantaggio a livello di tempi, per poter misurare le varie dimensioni dei condotti. Quindi al di là che poi i condotti sono ovali, sono tondi, quindi sul rettangolare, quindi cambiano le forme, non possiamo avere dei tamponi con delle sagome diverse proprio per poter rilevare queste misure. E allora ho trovato un articolo che prima si ci aiutava con un compasso normalmente, però in questo caso andiamo ad utilizzare un compasso digitale che non facciamo altro che, vedete, in questo movimento che andiamo ad avere sull'asticina da poter misurare, non facciamo altro che introdurre dentro il condotto. Quindi facciamo dei segni sulle sanghette dove introdurre il nostro compasso digitale e andare a rilevare di volta in volta le letture. Quindi è un qualcosa di sbrigativo. Quindi ci fissiamo, rileviamo la misura, vogliamo confrontare un altro condotto, quindi ci allineiamo con la direzione del centro del condotto e non facciamo altro che avere la misura istantaneamente. Quindi non facciamo altro che man mano che andiamo a lavorare rilevare le varie misure. Quindi è qualcosa di molto più sbrigativo e poi lo possiamo introdurre in qualsiasi posizione, avere una misura in diagonale, quindi le geometrie che vanno a cambiare di forma internamente, quindi non ci va più a portare ostacolo. Nello stesso tempo lo possiamo introdurre nella parte dove va a girare il condotto, dove c'è il passaggio guida valvola, e avere quel rilevamento sia in sezione trasversale che orizzontale. Ok, lo andiamo a vedere ora un po' da vicino e spero che possa essere d'aiuto, almeno come io ho potuto valutare. Quindi poi ognuno ha i suoi sistemi di lavorazione, però ho trovato questo che vi può dare una mano d'aiuto e quindi l'ho condiviso per questo motivo. Ecco qui l'attrezzo, vedete, di volta in volta parte sempre da 12 mm e 7, è un azzeramento che va a fare in automatico, quindi noi lo chiudiamo, lo andiamo a resettare e andiamo a fare le nostre letture dentro il condotto, vedete? Quindi è abbastanza veloce, lasciamo l'impugnatura per avere la misura. In questo caso lo possiamo mettere in diagonale come vogliamo, si stabilizza subito la misura, quindi possiamo avere un quadro dei vari condotti. Quindi introduciamo sempre alla stessa profondità e abbiamo sempre delle letture che possiamo rilevare. Ok?